In attesa dell'apertura prevista per domani dell'anfiteatro di Capua e del museo archeologico relativo, museo dei gladiatori eccetera, ci siamo venuti a vedere Capua, che è una cittadina molto bella con un bel corso e un bel duomo. Adesso ce l'hanno suggerito, gli andiamo a dare un'occhiata prima di ritornare all'area di sosta, che devo dire è molto ben fatta. Nuova giornata, siamo a Capua. Siamo arrivati in questa cittadina che ci ha veramente stupito per le caratteristiche architettoniche. Pensavamo, per carità, in maniera molto ignorante, credevamo fosse una sorta di quartierone associato a Napoli. In realtà non c'entra assolutamente nulla. È una gran bella cittadina con dei palazzi veramente interessanti. Si vede che ha avuto un passato storico molto importante. C'ha una bella cinta muraria, ha un bel teatro, un bellissimo duomo. Oggi invece andiamo a visitare il parco archeologico, fondamentalmente costituito dall'anfiteatro, che è il secondo anfiteatro più grande costruito dai Romani dopo il Colosseo. All'interno c'è un museo dei gladiatori e ci sono un altro paio di musei da vedere prospicenti. Si fa tutto con un biglietto. Siamo nell'area di sosta di Capua, vi volevo parlare proprio di questo perché è un'area di sosta veramente interessante. È fornita veramente di tutti i comfort, tranne le colonnine c'è tutto, è molto ben progettata, è uno spazio molto ampio, verde, sufficientemente lontana dalla confusione, illuminata, con un bel pozzetto di carico-scarico. Insomma, devo dire, ci sono anche delle telecamere, sto vedendo adesso, ed è vicinissima all'anfiteatro che bisogna visitare. Quindi devo dire un plauso all'amministrazione perché è veramente una buona soluzione. Ci sono i secchioni per la raccolta differenziata, insomma devo dire veramente inaspettata. Adesso andiamo a visitare l'anfiteatro. Veramente imponente, veramente imponente. Andiamo ai sotterranei. I sotterranei sono qualcosa di incredibile, assolutamente da vedere. Mi fanno rendere conto della evoluzione di questo popolo, un'architettura ludica veramente incredibile. Ci stiamo dirigendo sul belvedere di San Leucio, struttura particolare. Dai Borboni è stato fatto una specie di esperimento sociale di architettura, ma soprattutto di ingegneria industriale, creando un sito per la manifattura della seta e la produzione della e creando attorno ad esso una struttura sociale di tipo appunto proprio socialista, in cui le regole vigevano praticamente per tutti, assolutamente una struttura impensabile per l'epoca, quasi un esperimento sociale. Questo lo rende molto attraente e molto particolare.
impressioni a caldo? Abbastanza caldo. Veramente bello. Vale la pena vederlo. Eccezionale, veramente. Mi stupisco ogni volta di come possano aver inventato dei macchinari così complessi, da veramente. Sì. Molto bello, vale assolutamente la pena. La monta che gira. Gesualdo by Night. Sarà soprattutto per i contenuti web. Inquietante. Tinata a Gesualdo, uno dei borghi più belli d'Italia nella zona dell'Irpinia, caratteristico per la sua conformazione semicircolare e tutta arroccata. Sulla sommità c'è il castello molto tradizionale con le torri circolari. Il paese si divide, la stratificazione sociale è molto visibile in funzione della tipologia di edifici che sono presenti. Sul lato ovest case degli operai, della servitù, insomma delle persone di più basso ceto sociale. Nella parte centrale, che è quella che dà verso sud, i palazzi dei signori, e nella parte invece a est quella barocca, piena di piazze e di strutture religiose, quindi appartenenti sostanzialmente al clero. L'impressione comunque di essere in un paese con una certa eleganza, è pieno di fregi, anche gli stipiti delle porte sono decorati. Mi interessa, oltre al fatto che è tenuto molto bene, si è ricostruito dopo il terremoto dell'Irpinia. Abbiamo disturbato la signora per farci aprire la chiesa di San Rocco. Mi dispiace signora di averla disturbata. A Greccio. A Greccio, siamo là vicino. A 2,5 km da Greccio, abitiamo lì. Noi abitiamo proprio lì. Oh, è vero, c'ha ragione, infatti, vedi? Sa scrivere, sa giornalista pure. Il periodo ha tenuto 2 o 3 mesi la messa su TV 2000. Addirittura? Da Pietrelcina. Ora ce l'avevano proposto pure per Gesualdo, almeno per un mese. Il problema è fanno tutto loro, escluso la domenica.